Ciao, buongiorno, benvenuti. Io sono Beatrice e sono molto contenta che siate qui con me oggi, perché oggi facciamo cifra tonda, siamo a 10. Sì, è il 10° giorno del nostro percorso di 30 giorni per un ricettario VEG di calligrafia quotidiana. Quindi scriviamo e illustriamo. Se vuoi sapere qualcosa di più, ti lascio il link in modo da vedere il primo video, così ti chiarisco un po' di più di quello che si sta parlando. E per quello che riguarda la giornata di oggi, invece, la parola che ci guida è solleva. Solleva, ero un po' indecisa, devo dire, perché solleva, per quello che riguarda la calligrafia, stavo pensando di parlare del momento in cui alziamo la penna dalla carta, ma invece alla fine ho deciso di parlarvi e comunque di concentrare la nostra attenzione sulle terminali alte delle lettere, quindi sulle ascendenti, la parte proprio del tratto che sta in alto. Quindi vorrei che osservaste un po' di più come fate magari i trattini delle T, magari li fate molto corti, li fate uguali a sinistra e a destra della linea, oppure li fate molto grandi, voluminosi, magari ondulati, oppure un'altra lettera che possiamo osservare è ad esempio la L. A scuola ci hanno insegnato a partire e arrivare nello stesso punto, ma magari invece la nostra L è una lettera che torna indietro, magari fra un tratto che ritorna e va sotto. Possiamo farlo in tante maniere diverse. Un'altra lettera che a me piace particolarmente è la D, perché a scuola ci insegnano che il trattino della D sale verso l'alto e poi scende nello stesso punto in cui siamo partiti. Comunque, in tanti documenti anche delle scritture più vecchie, il tratto della D è una specie di ciuffo, una specie di ricciolo che torna indietro. E a me è sempre piaciuta questo modo di fare la D, anche se secondo me crea una certa difficoltà per la lettera successiva, perché non sappiamo mai come partire e dobbiamo essere bravi a capire a che distanza mettere la lettera dopo, perché solitamente siamo aiutati dal tratto in uscita della lettera, mentre in questo caso se noi torniamo indietro con questa specie di sbuffo non abbiamo questo spazio. Parliamo di una ricetta veramente semplice. E qual è la verdura che sembra che a noi interessi solo per la sua punta? Vediamo un po' di che cosa abbiamo parlato oggi. Che meraviglia, siamo arrivati al giorno 10, sono molto contenta che siate qui con me oggi, perché poi facciamo cifra tonda e quindi questo mi rende molto felice, e perché 10 giorni iniziano ad essere un tempo discretamente lungo. Oggi voglio proprio parlare di questi dettagli, che alla fine dettagli non sono, perché la parte terminale alta delle lettere può dare veramente una grande personalità alla vostra scrittura, quindi mi raccomando, faceteci attenzione. Scegliete la penna giusta, controllate la posizione, facciamo un bel respiro e iniziamo. L'ispirazione per questa illustrazione mi è venuta da una fotografia che si intravede a sinistra, che ho nella mia bacheca Pinterest. È molto d'impatto, perché c'è questo fondo nero e questi asparagi messi tutti uno accanto all'altro, e quindi ho deciso di reinterpretare in qualche maniera questa fotografia. Quindi utilizzo un pennello di Martora piuttosto grosso e gli acquerelli con una carta che è una carta per tecnica mista, quindi non troppo pesante. Vado, come ho fatto già altre volte, come solitamente si fa con l'acquerello, per sovrapposizione, quindi per creare dei chiari e dei scuri, e chiari e scuri semplicemente utilizzo gli stessi colori, ma ci vado sopra in diversi momenti, aspettando che si asciughi lo strato precedente. Vedendoli così sembrano quasi dei rametti di lavanda, ma in realtà sono degli asparagi, o almeno nella mia visione sono degli asparagi, perché gli asparagi hanno questo finale delle punte che tende al violetto, e quindi io ho puntato molto su questo aspetto, quindi uso solamente due colori, questo verde e questo viola piuttosto scuro. E a volte approfitto anche della forma del pennello, delle setole, per fare un tratto, un segno che formi come una specie di punte che ricordano proprio quelle dell'asparago. Quando ho terminato con l'acquerello mi dedico al cartoncino. Aggiungo un cartoncino rispetto alla segnatura che avevo creato, perché voglio ricreare appunto questo contrasto che ho trovato in questa fotografia, che mi piace molto. Quindi posiziono il cartoncino
Ehm, Faccio una cosa un po' diversa, vedete che faccio una piegatura un po' più piccola, semplicemente perché il mio cartoncino, siccome dall'altra parte io ho già la mia illustrazione e la mia ricetta, quindi non posso inserire un'altra pagina, faccio semplicemente una piccola striscia di colore in modo che possa rilegare questa pagina insieme alle altre senza infastidirmi per quello che riguarda l'altra ricetta. Poi ritaglio delle striscioline dal mio acquerello per creare proprio questi asparagi. Quindi li faccio a pezzi, non utilizzo l'acquerello così com'è, li taglio tutti, non badando tanto, più di tanto alla forma, perché alla fine gli asparagi hanno questa forma così allungata, un po' arrotondata sulla punta. E poi li incollo uno di seguito all'altro, alcuni li sovrappongo anche, per dare un po' proprio l'effetto di quella fotografia che ho a sinistra che vedete. Una volta che ho terminato di incollare gli asparagi, semplicemente taglio tutte le mie striscioline a filo della pagina, in modo da chiudere la mia illustrazione dove c'è la piegatura. E poi inizio a scrivere. Ora inizio a scrivere. La ricetta è veramente talmente facile che è veramente brevissima da scrivere, però l'ho comunque scritta prima a matita perché volevo capire esattamente lo spazio che avrei occupato e perché voglio proprio mettere particolarmente la mia attenzione ad alcune lettere, come vi dicevo prima, per esempio alla L. E poi ogni tanto decido di fare anche qualche D un po' speciale.
Adesso mi dedico a fare questa piccola decorazione dove ci sono gli asparagi, quindi con un pennarellino di quelli a vernice bianca, sottile, faccio le decorazioni intorno alle punte e poi mi dedico al titolo. Allora, per prima cosa utilizzo una matita che vedrete anche sul cartoncino nero si riesce ad intravedere, quindi è una buona base da utilizzare per poi scrivere invece con il pennarellino. E poi, una volta che la scritta che abbiamo fatto ci convince, possiamo utilizzare questo pennarellino bianco. Qual è l'obiettivo? Mi piacerebbe creare una scritta abbastanza ricca, perché vorrei creare un certo contrasto tra quello che è la semplicità di questo ingrediente e della ricetta con invece un titolo invece molto decorato, molto ricco, proprio per creare in qualche maniera un contrasto, una compensazione tra le due. Vedete, con il pennarellino bianco seguo la base che mi sono creata a matita e scrivo una specie di corsivo che andrò poi a ispessire in alcuni punti. Come vedete, il processo per creare delle decorazioni non è proprio così lineare né immediato, a meno che voi non abbiate l'abitudine di farlo quotidianamente. Ma anzi, ci sono vari tentativi, varie prove, quindi quando voi guardate anche una fotografia o un video su Instagram di persone che scrivono in questa maniera subito e sembra che appena prendono la penna si mettono al tavolo e scrivono e vengono fuori queste cose meravigliose, non è sempre così. Certo, tantissimi hanno delle grandi doti personali e hanno alle spalle tantissime ore di studio quotidiane e di vita, ma nello stesso tempo tante volte invece non è proprio la prima versione che loro fanno di quello che voi vedete, ma è la migliore. Invece tante volte siamo così, sembra quasi che quello che stiamo guardando su Instagram succeda in quell'istante e che quello che abbiamo davanti sia la verità. In realtà le fotografie si prestano molto ad essere un'interpretazione della realtà. Per quello che riguarda l'aggiunta di questi spessori, mi raccomando, cioè non fate l'errore di pensare che questo sia l'ombra che viene aggiunta alla scritta. In realtà sono degli spessori che vengono aggiunti ai tratti, quando viene creata la lettera, ai tratti che vanno dall'alto verso il basso, a grandi linee. Se poi questa questione è un argomento che vi può interessare, fatemelo sapere nei commenti, che magari facciamo un piccolo video dedicato proprio a questo. Salendo da questo prato di asparagi arriviamo a vedere alla fine come è venuto questo titolo super decorato, a cui vedete ho aggiunto un sacco di linee in più per renderlo veramente ricco e fare da contrasto alla ricetta invece molto semplice. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta e vorrei saperlo tanto nei commenti. Mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale in modo da non perdere nessun video. Ciao!